Con questo video voglio andare a mostrarvi un problema che affligge il mio Samsung Galaxy Nexus. Si tratta di un problema che riguarda la connettività Wi-Fi. Il telefono ha infatti la possibilità di collegarsi sia alle reti classiche, reti Wi-Fi a 2.4 GHz che quelle a 5 GHz. In realtà il mio telefono, dopo un paio di giorni di utilizzo e dopo averlo aggiornato alla versione a suo tempo successiva, che era la 4.0.2, ha smesso di collegarsi alle reti di questo tipo. In realtà si può collegare, ma solo se rimaniamo entro circa 1 metro di distanza dal router. Inizialmente, come ho detto, non c'erano problemi, mi collegavo anche a un piano di distanza con svariati muri in mezzo, mentre adesso, se mi allontano per più di 1 metro, non si collega più. E adesso, vi mostro come eseguiamo il test. Per cominciare vi mostro come effettivamente la rete sia 5 GHz. Questo è il mio router, capace di trasmettere su entrambe le frequenze. Si tratta di un router dual band e la lucina blu indica la trasmissione a 5 GHz. Ora facciamo un piccolo test per verificare il funzionamento della rete, per verificare che effettivamente si navighi. E siamo appunto collegati a questa rete. Ora proviamo a navigare, proviamo ad esempio ad andare sul sito dell'ANSA. E infatti navighiamo, non ci sono problemi. Qui sul computer ovviamente siamo a 30 cm dal router o anche meno, abbiamo segnale pieno e la navigazione non presenta problemi. Nelle impostazioni del router vi mostro come la rete a cui ci siamo collegati effettivamente funzioni sulle frequenze a 5 GHz. Eccola qui. Ho provato a cambiare le impostazioni della rete in questione, quindi ho provato a cambiare i canali di trasmissione, ridurre la velocità, togliere la password, non c'è assolutamente niente da fare e il telefono continua a non collegarsi nonostante il cambio di impostazioni. O meglio, il telefono si collega alle reti 5 GHz, ma nel mio caso solo se rimaniamo a massimo 1 metro di distanza dal router, cosa che ovviamente non ha senso. Come vi mostrerò più avanti, se ci allontaniamo anche solo di oltre di un altro mezzo metro in più, il telefono non si collega più e non naviga più. Ora appoggiamo direttamente il telefono sul router, così non ci sono problemi di distanza, evitiamo qualsiasi polemica. Ed ecco come vi mostro che il telefono effettivamente monta l'ultima versione di Android disponibile per questo terminale, cioè la 4.04. La banda di base è l'ultima, la build è quella relativa alla ROM ufficiale di Google e non ci sono kernel o cose strane. Inoltre il telefono è appena stato resettato. Attiviamo il wifi e scopriamo come il telefono già non veda la rete a 5 GHz. Andiamo a controllare nelle impostazioni avanzate che non ci siano filtri sulle bande di frequenza. Vediamo come il telefono è impostato per vederle entrambe, quindi non dovrebbe filtrare le reti 5 GHz. E vi mostro anche come non ci sono impostazioni strane relative al risparmio energetico attive. Eccola qui. È comparsa finalmente, proviamo a collegarci, inseriamo la password e voilà, la rete è scomparsa di nuovo, è andata fuori portata, ma ci troviamo sopra il router. Cliccando scansione rivediamo la rete e il telefono si collega. Ora proviamo a navigare, a vedere se oltre ad esserci agganciati riusciamo a navigare e infatti è così. Anche aprendo dei link non ci sono problemi, il telefono naviga, ma vi ripeto, siamo a 2 cm dal router, si spera che il telefono navighi. Anche utilizzando Maps, vediamo se il telefono carica le mappe, effettivamente carica le mappe, perfetto. Proviamo ora a caricare un'altra pagina, anche qui proviamo a inserire il sito dell'ANSA e vediamo
come non ci siano problemi, il telefono naviga, eccetera, eccetera. Ma proviamo ora a fare il fatidico test e proviamo a spostarci. Voglio provare a mantenere nella stessa visuale sia il router che il telefono in modo da evitare polemiche o dubbi di sorta. E vediamo come ho appena cliccato su un collegamento e già il telefono non naviga, non carica più le pagine e ci troviamo bene al di sotto, penso, del metro di distanza, quindi devo rettificare quello che ho detto in precedenza. Siamo già a meno di un metro e il telefono non naviga più. Vedete, ho appena cliccato un altro link e non c'è niente da fare. Il telefono non dà segni di vita. Proviamo a spostarci più vicino alla videocamera. Ecco, in questo caso evidentemente ci siamo avvicinati un po' al router ed ecco che il telefono prende. Ci troviamo a circa 2 spanne dal router. Proviamo a cliccare un altro link e non ci sono problemi, il telefono naviga anche qui. Torniamo lontani, forse qui siamo ancora abbastanza vicini per aprire delle pagine. Bene, qui siamo ancora abbastanza vicini, proviamo ad allontanarci ancora un po', anche se usciamo un po' dalla visuale della telecamera. Vediamo che cliccando non succede niente. Proviamo a mostrare meglio. È un po' difficile mantenere tutto nella stessa visuale. Abbiamo cliccato un altro link, ma niente, non carica. Mentre qui sì. Proviamo anche a cambiare posizione per evitare che si ipotizzino interferenze o cose del genere. In questo caso siamo di fronte al router, vediamo se navighiamo. E sì, siamo abbastanza vicini da navigare. Perfetto. Proviamo ad allontanare un po' il router, a spostarlo qualche centimetro più avanti, cercare di allontanarci un po'. Ecco, qui siamo a metà fra il navigare e il non navigare, come vedete fa un po' fatica, però siamo ancora in un buon punto. Anche caricando il sito di Amazon abbiamo qualche incertezza, anzi, direi che proprio non c'è verso. Proviamo a avvicinarci un po'. Eccoci, vedete? Niente, questa è la situazione. Il telefono, oltre una certa distanza, non ne vuole sapere di collegarsi, o non vede la rete, o se ci colleghiamo prima di allontanarci, dopo non riusciamo più a navigare. Se invece siamo a pochi centimetri dall'access point, non ci sono problemi. Ad esempio, qui siamo già troppo fuori. Adesso ci siamo allontanati un po' dal router, siamo a distanza di sicurezza e ci siamo sganciati dalla rete e proviamo a collegarci. E in questo caso vedete come la rete sia andata fuori portata. In realtà di solito semplicemente cliccando su Connecting non si collega. In questo caso riproviamo. Ed ecco infatti che insomma, non si collega. Non c'è niente da fare. Oltre una certa distanza, il telefono semplicemente la ignora. Adesso ci colleghiamo alla nostra rete invece classica 2.4 GHz e qui non ci sono problemi di sorta. Se riproviamo a collegarci alla 5, niente da fare. La rete
viene ignorata praticamente, ecco, di nuovo è andata fuori portata. Quindi con questo video volevo evidenziare questo problema che penso non sia molto conosciuto, dato che le reti 5 GHz non sono così diffuse, che però si presentava anche con la 402, si presenta tuttora con la 404 e non capisco se sia un problema hardware o software, perché entro un metro di distanza il telefono si collega, quindi penso che la parte hardware sia funzionante.